Lezione 1. L'influenza è importante. È straordinario sapere quanto ci abbiano influenzato. Sono completamente d'accordo. È imperativo iniziare a lavorarci presto. Ci riferiamo al progetto di cui abbiamo parlato la settimana scorsa? Sì, precisamente. Le loro intuizioni possono davvero elevare le nostre idee. Immagino che l'applicazione dei loro concetti produrrà davvero risultati fruttuosi. Certamente. Più prospettive incorporiamo, più ricco diventa il progetto. Devo ammettere che sono molto ansioso di vedere dove ci porterà questa energia collaborativa. Anch'io. Stabiliamo una tempistica per le nostre riunioni per garantire il progresso? Un'idea splendida. I check-in regolari manterranno alta la nostra motivazione. Lezione 2. Navigazione tra le serrature. L'acqua entrava nella chiusa sollevando la barca di altri 10 o 15 piedi. Sembra affascinante. Come funziona l'intero processo? È abbastanza semplice, in realtà. La serratura si riempie d'acqua finché i livelli non si stabilizzano. Posso solo immaginare come ci si sente a provare quell'improvviso sollevamento. È elettrizzante. E non crederesti quanto sia efficiente. L'efficienza è fondamentale nei viaggi. Mi chiedo quante barche vi transitano ogni giorno. Migliaia, direi. È un'operazione impegnativa. Suppongo che tutti vogliano godersi il mare aperto il prima possibile. Davvero. Una volta sollevate, le porte si aprono e le barche procedono come una parata. Lezione 3. Osservazioni di volo. È fantastico. Hai avuto un volo tranquillo? Sì, il volo è stato straordinariamente comodo, ma il servizio è stato un po' carente. Questo è un peccato. Che cosa è successo? Beh, gli assistenti di volo non si trovavano da nessuna parte da un bel po' di tempo. Capisco. È sempre scoraggiante quando il servizio non soddisfa le aspettative. Esattamente. Tuttavia, sono riuscito a sopravvivere con un buon libro e degli snack. Una strategia sensata. In quale libro hai scelto di immergerti? Ho selezionato un romanzo giallo emozionante che mi ha aiutato a passare piacevolmente il tempo. I misteri possono davvero far ingrandire i voli di pochi secondi. Lezione 4. Escursioni sui sentieri. Perfetto. C è un bellissimo sentiero nelle vicinanze. Fantastico! A che ora dovremmo incontrarci per esplorarlo? Che ne dici se ci riuniamo alle 9 del mattino? Sembra splendido. Mi assicurerò di portare molta acqua. Una scelta saggia. L'idratazione è fondamentale durante le escursioni. Inoltre metterò in valigia delle barrette energetiche per uno spuntino veloce. Eccellente. Niente rivitalizza come una buona merenda in pista. Precisamente. Conoscete il livello di difficoltà del sentiero? Ho sentito che è moderato, con alcune pendenze ripide. Lezione 5. Bilanciamento del lavoro. Sì, ma è difficile dire no al lavoro extra. Capisco perfettamente. Anch'io non voglio deludere nessuno. Può essere un vero dilemma quando le responsabilità si accumulano inaspettatamente. Davvero? Il bilanciamento del tempo lavorativo e personale richiede una strategia. Come gestisci in genere queste situazioni? Cerco di dare priorità ai miei compiti e di delegare quando possibile. Un approccio saggio. La delega può alleviare una notevole pressione. Precisamente. È essenziale non affogare nelle responsabilità. Hai qualche consiglio per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata?
Lezione 6. Preferenze per l'hockey. Devi evitare che il disco entri in rete. A mia sorella e alle sue amiche non piace molto giocare a hockey. Preferirebbero optare per il calcio. Ah, il calcio ha il suo fascino, senza dubbio. Cosa trovano attraente al riguardo? Amano l'aspetto del lavoro di squadra e il movimento costante. Questo ha senso. L'hockey può essere piuttosto intenso grazie al suo ritmo veloce. Sì, e C. E anche la paura di essere colpiti dal disco. Vero, i problemi di sicurezza possono dissuadere alcuni dall'intraprendere questo sport. Esattamente! Il calcio sembra meno intimidatorio per loro. Forse un giorno daranno una chance all'hockey. Lezione 7. Progetti di creazione. L'artigianato può comprendere qualsiasi cosa, dalla creazione di gioielli alle decorazioni per la casa. In effetti, le possibilità sono praticamente infinite. Quali progetti desideri esplorare? Sono sempre stato affascinato dalla produzione di candele, sembra piuttosto terapeutico. Sembra rilassante. Hai già studiato il processo? L'ho esaminato un po'. I profumi da soli sono piuttosto allettanti. Potresti creare miscele uniche che riflettano la tua personalità. Esattamente. Le candele personalizzate potrebbero anche essere dei regali deliziosi. Che splendida idea! Immagino di creare etichette personalizzate anche per loro. Un tocco meraviglioso. Ciò migliorerebbe l'intera esperienza. Lezione 8. Lentiggini e capelli rossi. Ho notato che sembri un po' depresso oggi. Va tutto bene? Non posso fare a meno di sentirmi imbarazzata per i miei capelli rossi e le lentiggini. Perché così? Molte persone considererebbero queste caratteristiche bellissime. Bella? Davvero? Spesso mi sembra una pubblicità ambulante di una scottatura solare. Beh, credo che l'unicità sia qualcosa da abbracciare. Abbracciare? Pensavo fosse qualcosa da nascondere sotto un cappello. Assomigli molto a un tramonto, vibrante e accattivante. Un tramonto? È piuttosto poetico, ma la gente di solito non si fa complimenti ai tramonti nei caffè. Forse non si prendono il tempo di apprezzarli come dovrebbero. Lezione 9. Consapevolezza mattutina. Buongiorno. Hai mai provato pratiche di meditazione o consapevolezza prima? Buongiorno. Ne ho sentito parlare ma non ci ho mai provato. Possono essere molto utili. Immagina di iniziare la giornata con calma piuttosto che con il caos. Caos sembra essere la mia modalità predefinita. Come si ottiene questa calma? Inizia con pochi minuti di respirazione concentrata. La respirazione sembra abbastanza semplice, ma è così efficace? Sorprendentemente, lo è. Ti radica, come un albero robusto in tempesta. Suppongo che un albero non venga spazzato via così facilmente. Precisamente. Inoltre, potresti scoprire che la tua mente si sente più chiara dopo. Lezione 10. Viste panoramiche. Avete sentito parlare dello spettacolare scenario della nuova area escursionistica? Ho visto alcune foto. Il canyon sembra profondamente scavato e piuttosto affascinante. È assolutamente mozzafiato. Il lago lì è semplicemente pittoresco. Forse si potrebbe dire che la natura ha il suo talento artistico. Davvero. La natura sembra essere l'artista migliore. Mi chiedo quante persone si imbattano in gemme così nascoste. Molti, immagino. Alcune persone cercano la bellezza in luoghi inaspettati. Questo è vero.
Suppongo che presto dovrò imbarcarmi in un'avventura. Non te ne pentirai. Potrebbe essere il momento clou del tuo anno. Lezione 11. L'importanza della comunicazione. Ho riflettuto su quanto sia importante parlare con le persone prima che parlino con te. Questo è un pensiero intrigante. Perché pensi che sia importante? Aprire la conversazione da soli può creare un'atmosfera accogliente. Non ci avevo pensato. Potrebbe evitare malintesi. Precisamente. Se uno aspetta gli altri, può perdere delle occasioni. Questa è una lezione preziosa. Cosa ha ispirato la tua riflessione? Assistere a buoni affari avviene proprio perché qualcuno ha iniziato una conversazione. Affascinante. Sembra che la fiducia sia davvero fondamentale. Certamente, un cordiale saluto può dare il tono a ciò che segue. Lezione 12. Incantevoli portici anteriori. Ho acquisito alcuni consigli per rendere la tua veranda affascinante e invitante. Sembra delizioso. Che consigli hai? Inizia con fiori vivaci. Creano un caloroso benvenuto. Apprezzo la bellezza dei fiori. Sicuramente illuminano qualsiasi spazio. Inoltre, un'accogliente disposizione dei posti a sedere invita le persone a soffermarsi. Devo essere d'accordo. Una bella sedia può farti sentire a casa. Infine, considera un arredamento giocoso come i campanelli eolici. Portano gioia. Questi dettagli aggiungono davvero carattere a un portico. Diventa non solo uno spazio ma un'esperienza. Lezione 13. Flessibilità e benessere. Ho pensato a come essere flessibili possa prevenire gli infortuni. Flessibilità? Sembra più un problema di fitness che una necessità quotidiana. Al contrario, la flessibilità può migliorare notevolmente il benessere generale. Per favore, approfondisci. Come si evitano gli infortuni grazie alla flessibilità? Quando una persona è flessibile, il suo corpo può adattarsi meglio ai movimenti. Capisco. Un corpo flessibile potrebbe sopportare meglio lo stress. Esattamente. Pensala come un'armatura che ti permette di piegarti anziché romperti. Questa è un'analogia sorprendente. Un po' di quell'armatura mi farebbe comodo. La flessibilità può essere favorita attraverso semplici allungamenti giornalieri. Lezione 14. Consigli di viaggio privilegiati. Credo che condurre ricerche in anticipo sia essenziale per viaggiare. Sono d'accordo? Migliora notevolmente l'esperienza. Cosa suggerisci? Innanzitutto, entrare in contatto con la gente del posto può fornire preziosi consigli da insider. È una splendida idea. La gente del posto di solito conosce i posti migliori che i turisti perdono. Precisamente. Possono consigliare gemme nascoste per la ristorazione e l'intrattenimento. Hai mai utilizzato questo metodo durante i tuoi viaggi? Sì. Durante il mio ultimo viaggio, un locale mi ha portato in un caratteristico caffè con i migliori dolci. Ora sembra delizioso. Cos'altro hai imparato dalla gente del posto? Mi hanno anche informato sulle sfumature culturali che hanno reso il mio soggiorno più piacevole. Lezione 15. La gentilezza genera gentilezza. Di recente ho chiesto a qualcuno delle lezioni di vita e lei ha detto qualcosa di profondo. Oh, ditelo, qual era l'essenza della sua saggezza? Ha affermato che se uno è buono con le persone, ricambierà la gentilezza. È un sentimento adorabile. Promuove la positività nelle interazioni. Davvero? Incoraggia un ciclo di buona volontà,
che può elevare intere comunità. Credo che sia una verità fondamentale nelle relazioni umane. Ah, assolutamente! Il mondo avrebbe bisogno di più gentilezza, non sei d'accordo? Sicuramente! È piacevole riconoscere principi così semplici ma di grande impatto. Forse dovremmo mettere in pratica questa nozione ovunque andiamo? Lezione 16. Miglioramento delle strategie di marketing. Penso sinceramente che siamo sulla strada giusta per migliorare il nostro marketing. Condivido questo sentimento. Quali strategie specifiche hai in mente? Credo che concentrarsi sul coinvolgimento sui social media possa produrre grandi risultati. I social media sono davvero uno strumento potente per raggiungere un pubblico diversificato. L'aggiunta di contenuti interattivi può aumentare ulteriormente la nostra visibilità. Questo è un ottimo punto. Le persone amano interagire con contenuti accattivanti. Inoltre, dovremmo prendere in considerazione la possibilità di collaborare con gli influencer per espandere la nostra portata. Le collaborazioni potrebbero far conoscere il nostro marchio a mercati completamente nuovi. Sì, sono entusiasta dei potenziali risultati delle nostre idee. Lezione 17. Esplorare gli hobby. Quali attività ti piacciono di più nel tempo libero? Mi piace dipingere e sperimentare varie tecniche artistiche. Sembra meravigliosamente creativo. Cosa ti piace di più dipingere? Trovo spesso i paesaggi fonte di ispirazione, ma anche i ritratti possono essere molto divertenti. Catturare emozioni attraverso i ritratti deve rappresentare una sfida unica. Davvero, trovo gratificante poter trasmettere una storia attraverso le mie opere d'arte. Mi piacerebbe vedere alcuni dei tuoi pezzi un giorno. Sarei felice di condividerli. Mi piace anche esplorare nuovi stili. Questa è la bellezza dell'arte. Permette un'esplorazione infinita. Lezione 18. Creare pizze. Per i condimenti aggiuntivi, cosa preferisci sulla tua pizza? Adoro sperimentare diversi ingredienti, lo rende eccitante. Questo è vero. Una volta che l'impasto è lievitato, possiamo stenderlo per dare sfogo alla creatività. Esattamente, quali sono i tuoi condimenti preferiti? Personalmente mi piace una classica combinazione di peperoni e funghi. Una scelta senza tempo. Opto spesso per peperoni e olive. Questi aggiungono una deliziosa croccantezza. Realizziamo le nostre creazioni insieme? Assolutamente! Sarebbe un'esperienza piacevole preparare le nostre pizze fianco a fianco. Organizziamo presto una festa per preparare la pizza. Lezione 19. Discutere delle offerte. Non vedo l'ora di discutere l'accordo con te. Anch'io! Cominciamo delineando i nostri obiettivi principali. Sembra prudente. Definire i nostri obiettivi fornirà chiarezza. Sì, credo che la comunicazione sia fondamentale per garantire l'allineamento. Esattamente. Rivediamo ora i termini dell'accordo? Certamente. È importante comprendere ogni aspetto prima di procedere. Sono completamente d'accordo. C. È qualche dettaglio che ti preoccupa particolarmente? Vorrei chiarire le tempistiche e i risultati per evitare confusione. Pensiero intelligente. La chiarezza su questi punti ci aiuterà a rimanere sulla buona strada. Lezione 20. Comprendere la fermentazione. Sto imparando a conoscere la fermentazione alcolica e il suo processo. È interessante. Cosa comporta? Succede quando lieviti o batteri scompongono gli zuccheri in alcuni liquidi.
Affascinante! E in cosa convertono gli zuccheri? Convertono gli zuccheri principalmente in alcol e anidride carbonica. Quindi, è la base scientifica per la produzione di bevande come la birra. Precisamente. È straordinario il ruolo della scienza nelle nostre indulgenze quotidiane. Non ci ho mai pensato in quel modo. Questo rende la mia selezione di vini piuttosto sofisticata. E ora puoi stupire i tuoi amici con le tue nuove conoscenze. Lezione 21. Garantire la riservatezza. Suggerisco infine di includere una clausola di riservatezza. Sembra saggio. La protezione delle informazioni sensibili è fondamentale. Assolutamente. Protegge entrambe le parti e favorisce la fiducia. Quali dettagli specifici dovrebbero essere trattati in questa clausola? Dovremmo delineare cosa costituisce un'informazione riservata e la durata dell'obbligo. Geniale! La chiarezza nei nostri accordi può prevenire futuri malintesi. Davvero! Ciò garantisce che le conoscenze proprietarie rimangano sicure. Apprezzo la tua lungimiranza in merito. Fa tutto parte del mantenimento di un rapporto professionale. Lezione 22. Iniziative per la parità di genere. Hai sentito parlare delle varie iniziative volte a raggiungere l'uguaglianza di genere? Sì, è incoraggiante vedere gli sforzi globali concentrarsi su questo tema. Davvero. Il progresso verso l'equità di genere è fondamentale per il progresso della società. Sono pienamente d'accordo. Dà potere alle persone indipendentemente dal sesso. Esattamente. Alcune iniziative si concentrano persino sull'istruzione e sulle opportunità economiche. Questi sono componenti essenziali per guidare il cambiamento. Diresti che è importante sensibilizzare l'opinione pubblica su questi sforzi? Assolutamente. La consapevolezza porta alla difesa, che può plasmare le politiche in meglio. Una voce globale unificata può davvero creare un impatto significativo. Lezione 23. Una giornata rilassante. Sei pronto per una giornata divertente e rilassante? Devo dire che sembra allettante. Cosa hai in mente? Ho pensato che potremmo passare la giornata al parco, magari farci un picnic. Davvero un picnic? Che delizia! Cosa dobbiamo portare? Suggerisco dei panini, magari della frutta, e una bevanda rinfrescante. Nemmeno io, sento che sarà una festa splendida. Assolutamente. E potremmo anche fare qualche gioco. Sì, potremmo anche portare un frisbee o un gioco da tavolo. Ora, questo aumenterebbe il divertimento. Immagina risate e aria fresca. Lezione 24. Un viaggio culinario. Vale la pena visitare quel nuovo ristorante? Voglio dire, hanno del buon cibo? I miei amici sono rimasti entusiasti dei loro piatti. Sì, hanno una varietà di opzioni come pasta, sushi e hamburger gourmet. Sembra splendido. I prezzi sono ragionevoli? Abbastanza ragionevole, glielo assicuro. Inoltre, l'atmosfera è deliziosa. Posso solo immaginare l'atmosfera. Organizziamo una visita questo fine settimana? Assolutamente. Ho sentito che anche i loro dessert sono eccezionali. Ora hai tutta la mia attenzione. Sono sicuramente incuriosito. Credetemi, sarà un viaggio culinario di cui non vi pentirete. Lezione 25. L'arrivo dei visitatori. Ho sentito storie intriganti su quel vecchio castello.
Prima di essere effettivamente visti, i primi visitatori erano pieni di orrore nel sito. Davvero, le rovine hanno un fascino storico, anche se può sembrare inquietante. Mi piacerebbe esplorarne le sale e scoprirne i segreti. Basti pensare alle storie che quei muri potrebbero raccontare. Mi chiedo com'era durante i suoi giorni di gloria. Forse potremmo indagare sulle leggende che lo circondano. Sarebbe un'avventura esaltante. Posso già prevedere le storie che racconteremo dopo la nostra visita. Lezione 26. La scrivania di una segretaria. Hai mai osservato la scrivania di una segretaria? Sì, ce l'ho. La segretaria scrive su un taccuino e organizza vari oggetti. Ad esempio? Beh, ci sono calendari, foglietti adesivi e numerose penne ovunque. Sembra un mondo di caos organizzato, non è vero? Assolutamente. È affascinante come ogni cosa abbia il suo posto eppure appaia caotica. In effetti, mette in mostra la bellezza dell'efficienza, anche in un ambiente frenetico. Suppongo che rifletta la personalità della persona che ci lavora. Precisamente. Ogni scrivania racconta una storia a sé stante, piena di compiti e creatività. Lezione 27. Opzioni e scelte. Hai visitato la nuova caffetteria in città? Ne ho sentito parlare, dicono che la macchina abbia una varietà di opzioni. Sì, è corretto. Puoi personalizzare tutto, dalla forza al sapore. Sembra delizioso! Qual è la tua scelta preferita finora? Personalmente mi piace un espresso robusto con un pizzico di caramello. Sembra squisito! Potrei optare per qualcosa di più dolce. Bene, bello sentirlo. Hanno dolci che completano perfettamente le bevande. Ora mi hai convinto. Devo venire a trovarci presto. Organizziamo un appuntamento per un caffè ed esploriamo insieme il loro menù. Lezione 28. Caccia ai prodotti freschi. Avevo intenzione di visitare il mercato contadino. In realtà, sto cercando prodotti freschi. Qualche suggerimento? Il mercato locale ha la migliore varietà, con frutta e verdura in abbondanza. Sembra promettente. Apprezzo gli ingredienti freschi per i miei pasti. Ti aspetta una sorpresa. Ci sono anche venditori locali che vendono prelibatezze fatte in casa. Mi piacerebbe esplorare queste opzioni. È aperto nei fine settimana? Sì, ogni sabato e domenica. Prende vita. Perfetto. Lo segnerò sulla mia agenda per la nostra avventura del fine settimana. Non te ne pentirai, l'esperienza è davvero deliziosa. Lezione 29. Una conversazione importante? Hai pensato di incorporare l'allenamento della forza nella tua routine? Cosa ti piace? Mi piace sollevare pesi e fare esercizi a corpo libero. Sembra potente. Mi interessa aumentare la forza. Fidati di me, è abbastanza gratificante vedere progressi nel tempo. Vorrei assolutamente provarlo. Hai qualche consiglio? Inizia con pesi più leggeri per aumentare la tua sicurezza prima di avanzare. Sembra ragionevole. Prenderò a cuore questo consiglio. Non vedo l'ora di diventare il tuo compagno di allenamento. Lezione 30. Emerge un hobby. Recentemente ho intrapreso un nuovo hobby. Posso chiedere di cosa si tratta? Beh, ho iniziato a fotografare.
È davvero divertente. Sembra affascinante. Cosa ti piace di più? Catturare momenti ed emozioni è davvero gratificante. Posso solo immaginare la gioia di congelare un attimo nel tempo. Mi ha aperto gli occhi sulla bellezza che mi circonda. Dovresti mostrarmi alcune delle tue fotografie qualche volta. Assolutamente. Mi piacerebbe condividere con te il mio viaggio attraverso le lenti. Lezione 31. Avventure storiche. Hai letto delle isole esplorate dagli europei? Sì, davvero. Anni fa, le isole furono visitate dagli esploratori alla fine del XVIII secolo. Che periodo emozionante! Devono aver vissuto avventure straordinarie. Assolutamente. I racconti delle loro spedizioni devono essere pieni di sfide e scoperte. Immagino che i paesaggi che hanno incontrato siano stati mozzafiato. Sicuramente hanno rimodellato la nostra comprensione della geografia. Forse potremmo visitare un sito storico e ripercorrere i loro passi. Che splendida idea! Mi piacerebbe vivere la storia in prima persona. Pianifichiamo presto un'avventura esplorativa, ok? Lezione 32. Curiosità civica. Hai mai riflettuto su come i nostri genitori, considerati una generazione coraggiosa, abbiano avuto l'audacia di resistere alle avversità? In effetti, è piuttosto intrigante. Il loro coraggio civico mi ha stupito, soprattutto considerando le sfide che hanno dovuto affrontare. Spesso mi chiedo cosa li abbia motivati. Era pura determinazione? O forse senso del dovere? Credo che sia stato un mix di entrambi, insieme a una profonda comprensione dei loro diritti e responsabilità. Proprio così. Non si sono limitati a lamentarsi, hanno cercato attivamente il cambiamento, facendo valere la propria voce in una società che spesso li ha messi a tacere. Precisamente. La loro prudenza ha svolto un ruolo fondamentale, assicurando che le loro azioni fossero calcolate e deliberate. Deve essere stato scoraggiante, ma esaltante per loro. Sapevi che molti di loro hanno subito gravi conseguenze? Sì, ho letto dei sacrifici che hanno fatto. La loro resilienza è fonte di ispirazione per la nostra generazione. Lo è davvero. A volte sento il peso di quell'eredità sulle mie spalle. Come possiamo emulare il loro coraggio oggi? Lezione 33. La decisione Alamo. Ti sei mai chiesto come ci si sente a trovarsi in un posto sotto assedio come Alamo? Posso solo immaginare la tensione. Bowie ha dovuto prendere una decisione davvero difficile. Davvero. I suoi ordini erano molto chiari: lasciare San Antonio e distruggere l'Alamo. Che dilemma! Si trattava di eseguire gli ordini o affrontare le conseguenze della disobbedienza. Precisamente. Riesci a immaginare le discussioni che deve aver avuto con i suoi uomini? Posso immaginarli. Dobbiamo davvero abbandonare questo sito storico o mantenere la nostra posizione? Sì, e la pressione deve essere stata immensa. Avevano un forte sentimento di lealtà. Lealtà, davvero. Ma hanno considerato anche le implicazioni strategiche? Assolutamente. Lasciare l'Alamo intatto avrebbe potuto raccogliere più consensi. Lezione 34. Delizie italiane. Preferisci la cucina italiana tanto quanto me? Il cibo italiano è davvero delizioso. Ci sono dei buoni ristoranti italiani da queste parti? CN è uno che adoro assolutamente. Serve la pasta più squisita. Sembra meraviglioso. È il posto dall'atmosfera affascinante?
Sì, l'atmosfera è deliziosa e anche i camerieri sono piuttosto divertenti. Apprezzo il buon senso dell'umorismo nel mio pasto. Allora, qual è il tuo piatto preferito? Sono in parte ossessionata dalle loro lasagne. È la perfezione del formaggio. Devo provarlo. Tendo a propendere per la pizza. La servono fresca? Oh, abbastanza! È fatto da zero e ha la croccantezza perfetta. Lezione 35. Opzioni di trasporto. Hai pensato a quanto potrebbe essere comodo guidare per la città? Potrebbe davvero essere conveniente. Tuttavia, è disponibile anche il trasporto pubblico. È vero, gli autobus sono abbastanza efficienti e fanno risparmiare molto tempo. Inoltre, riduce lo stress del parcheggio, che può essere un vero calvario. Esattamente. Preferisco non affrontare la fatica di trovare un parcheggio. Il trasporto pubblico può anche essere un ottimo modo per incontrare persone interessanti. Davvero, potresti imparare storie affascinanti da altri pendolari. E consente di risparmiare denaro. I prezzi del gas possono essere oltraggiosi in questi giorni. Hai assolutamente ragione. Presto potrei esplorare le linee degli autobus.